Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Ok, abbiamo la carta della stella, amici del Leone. Può essere un momento di nuovi obiettivi, un momento con nuovi traguardi, potrebbero anche essere nuove idee che arrivano. La carta della stella è collegata comunque alle canalizzazioni, ai messaggi che arrivano dall'alto. È anche una carta che fa riferimento al destino, perché si dice che il destino sia scritto nelle stelle e quindi può essere che ci sia un movimento energetico, una situazione, una persona che per destino sta arrivando. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me può contattarmi via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Tre di bastoni, la temperanza, tre di bastoni di solito è una carta di progettualità e lo sento un po' collegato con questa stella, sinceramente. Abbiamo il fante di spade, otto di spade, cavaliere di bastoni, la papessa, l'imperatrice e il tre di pentacoli. Wow, quello che mi colpisce è che avete imperatrice e papessa. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Vi ricordo che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, è in promozione per tutto agosto, c'è il video sotto nella descrizione, ok? Ok, mondo. Può essere un viaggio, tre di spade, può essere un cambio di residenza per qualcuno, o un nuovo progetto lasciandolo diciamo così più aperto, un nuovo obiettivo potrebbe anche essere un nuovo risultato da raggiungere che potreste identificare già secondo me nella terza settimana di agosto. Diciamo che essendoci questo tre di spade, ah ecco, per qualcuno potrebbe essere la chiusura con un momento o un periodo di sacrifici. Può essere che siate reduci da momenti difficili e che con questo tre di bastoni ci sia come una visione al futuro, voglio andare lì, voglio fare quello, e una chiusura con il passato. Difatti poi abbiamo la temperanza che potrebbe anche definire un momento di calma, proprio perché magari avete chiuso certi capitoli vecchi. Allora, abbiamo un re di spade e il 10 di coppe. Credo che qui si tratti anche di calibrare l'energia che date agli altri con l'energia che rivolgete verso voi stessi.
vedendo questo re di spade con il 10 di coppe, io ho la sensazione che qualcuno debba un po', come dire, staccarsi da certe unioni, da certe associazioni, da certi gruppi, da certe famiglie anche per qualcuno. Fante di spade è spiegato dall'imperatrice. Io credo che con questo nuovo progetto ehm, o comunque è come se vi dirigeste o se steste cercando mm, diciamo un modo di vivere più pacifico, mi viene da dire, con questa temperanza. È come se steste cercando, o qualcuno di voi potrebbe anche spostarsi da dove vive attualmente per andare in un posto più tranquillo, per creare come una prosperità diversa. Allora abbiamo imperatrice, 3 di coppe, 3 di pentacoli che è la carta finale e la luna. C'è voglia di costruire. Qui è come mettere in equilibrio le relazioni esterne e qui è il trovare 3 di bastoni, 3 di coppe, 3 di pentacoli, persone, mi viene da dire, fidate con le quali poter iniziare questo progetto magari. Andiamo avanti, vediamo l'otto di spade, perché qui c'è come una visione negativa e io sento un po' lo zampino di questa luna che abbiamo qua, appunto per quello che riguarda questo progetto. C'è come qualche cosa che non vedete, adesso vi state focalizzando sul tipo di relazione magari che potreste instaurare con un socio, un collega, un collaboratore, la persona di interesse a livello romantico, però in realtà vi state focalizzando tanto su quello che è come se non riusciste a vedere qualche cos'altro. Sento che, perché il 3 di pentacoli è una carta che mi parla anche di amor proprio, no? Di quanto uno crede in se stesso per portare a termine certi compiti. E secondo me non vi vedete o non vedete quanto effettivamente è alto e ampio con l'imperatrice il vostro potenziale. Qualsiasi sia il tipo di situazione che state affrontando. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 6 di spade e 8, wow, che interessante. 6 di spade e 8 di coppe. C'è da andare a fondo su quelle che sono le vostre emozioni. Il 6 di spade in realtà parla di pensieri, di credenze limitanti, di momenti problematici che è il caso di lasciare indietro, ma sento che questi pensieri arrivano da delle emozioni che non vedete. Secondo me questo 8 di spade è legato a delle paure o a delle cose vecchie, che sono quelle di cui mi parla la luna. Potrebbero essere questioni di quanto valgo, quanto ho voglia di prendermi certe responsabilità, quanto credo in me stesso. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Mm. Imperatore, sì. Re di pentacoli e cavaliere di bastoni. Quindi io sento che qui, ragazzi, la sacerdotessa mi parla di studio. Di solito sono studi superiori, sono studi esoterici, però è anche vero che di solito ehm, è una di quelle figure che riesce a vedere, diciamo così, le dinamiche proiettate nel futuro e ho come la sensazione che questo tipo di movimento, di scavo, se vogliamo, di ricerca di qualche cosa di più elevato, vi porti a muovervi e alla concretezza di cui ci parla il Re di Pentacoli. E poi andiamo anche a vedere l'imperatrice perché ce l'avete 2 volte e sono anche in linea tra le altre cose. Quindi è un qualche cosa che si espande, è un qualche cosa che potreste anche manifestare qualcosa. Abbiamo il Cavaliere di Pentacoli e il Diavolo. È come se vi riprendeste il vostro potere personale.
Sento che questo diavolo parla di proprio potere, di abbondanza. Insieme a questa imperatrice è come il so esattamente che cosa devo fare per raggiungere i miei obiettivi. E di fatti poi lo farete, perché avete un 3 di pentacoli. Andiamo a vederlo. 10 di spade, asso di spade e cavaliere di spade. Quindi è come se si chiudesse con il vecchio modo di pensare, con il vecchio modo di vedersi, perché io sento molto forti tutti questi tre di pentacoli qui, che avete anche qui, la luna, questa zona della lettura, per iniziare con una nuova visione di voi, con nuovi obiettivi, ed è per quello che avete la stella. È come se in questo periodo poteste focalizzare qual è il vostro prossimo obiettivo. Qui potrebbe essere solo una bozza, diciamo così, con questo 3 di bastoni, potrebbe esserci come un'idea, e man mano che passa il tempo le cose diventeranno molto più chiare per voi. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Vi ricordo che potete appoggiare il dito sul cursore del video e spostarlo avanti e indietro fino a trovare il settore di riferimento che vi interessa. Questo lo faccio, ragazzi, perché io non ho tempo di riascoltare tutti i video e di mettervi il timing. Allora, partiamo dai disoccupati. Secondo me, ragazzi, c'è effettivamente la possibilità che veniate contattati, potrebbero arrivare dei colloqui. Non mi sento di dirvi che sicuramente firmerete un contratto perché carte di contratti non ne ho. Però, essendoci questo 3 di pentacoli alla fine, l'asso di spade, un 10 di spade e questo cavaliere di spade, io ho la sensazione che inizierà qualche cosa, ok? Cioè, vi dico, potrebbe essere una promessa di collaborazione, potrebbe essere, per qualcuno mi dicono l'apertura di partita IVA per collaborare con un gruppo di persone, quindi magari siete senza lavoro, troverete lavoro, però le condizioni sono quelle di aprire voi stessi la partita IVA. In questo caso vi consiglio comunque di fare poi sempre dei contratti interni tra voi e l'azienda di X tempo, quindi magari di un anno, di 6 mesi. Ok, andiamo con i dipendenti. Mm. Allora, vi dirò, se state aspettando un trasferimento o se volete chiedere questo trasferimento, penso che sia un buon momento. Per qualcun altro, mm, non lo so, ho come la sensazione che potreste essere trasferiti come alla guida di un gruppo. Ehm, Non è che vedo altre grandi cose, sinceramente. Per le persone che sono autonome, potrebbero esserci nuovi progetti per voi, qualche cosa potrebbe essersi concluso o essere in via di conclusione e quindi è come se doveste pensare a che cos'altro tirar fuori. Ha come un peso in questo periodo il tema delle collaborazioni, secondo me, perché comunque finiamo con un 3 di pentacoli, quindi qui si tratta di collaborare con qualcuno e di scegliere, sento molto bene, i vostri collaboratori o il modo in cui volete manifestare il vostro potere. Quello che sento è che molti di voi sono come in una posizione di vantaggio rispetto al mondo, rispetto ai concorrenti, rispetto a X. Però il problema è che non ve ne accorgete, non lo sapete, non vi rendete conto di quanto valete. Ed è un po' quello, secondo me, che dovrete andare a rivedere in questo periodo, la visione dall'alto di questa stella, il vedere tutto il panorama, ok?
Andiamo con i progetti o i figli, anche se poi di figli magari ne parlerò più tardi, però sapete che nei tarocchi queste due parole sono interscambiabili. E sì, un po' quello che ho appena detto, cioè nel senso, secondo me avete un buon progetto, probabilmente non sta dando i risultati che voi vorreste o che vi stavate aspettando, però comunque è un buon progetto e, come vi ho appena detto, ha un buon potenziale di sviluppo. Dovete solo vedere le cose da una prospettiva più ampia, mi viene da dire, però ha un buon potenziale di sviluppo. Passiamo al denaro. Il denaro lo sento benedetto questo mese, ragazzi, nel senso che potrebbero arrivare dei soldi eh, in più, ma sento che sono frutto, scusate, del lavoro o di qualche cosa che farete, ok? Soprattutto se per arrotondare magari siete dog sitter, pet sitter, babysitter o qualcosa che ha a che vedere con la cura di altre persone o animali. Single, oh, arriviamo alla parte romantica. Hmm. Allora, se non avete proprio nessuno in testa e qualcuno di voi si sta allontanando da una vecchia energia, sento che potrebbe entrare una nuova persona. Potreste conoscere questa persona ad una festa familiare o comunque familiare, sapete che io non intendo solo la famiglia di sangue, ma per me c'è anche la famiglia di anime, cioè nel senso amici, sì, parenti, però potrebbero anche essere colleghi, vicini. Sono le persone che la vostra anima frequenta più spesso, mettiamola così, e c'è effettivamente questo ingresso, questa potenziale conoscenza, dove però sento che le cose si svilupperanno abbastanza lentamente, potrebbe esserci parecchia attrazione fisica tra voi e questa persona e anche parecchia attrazione mentale. Segni zodiacali, Acquario, Bilancia, Leone e penso basta. Acquario l'ho già detto, mi sembra, no? Perché qui abbiamo la stella. Ok. Devo dire che alla fine del video, del video, sì, no? Del periodo, per i single, c'è come questa chiusura, questo nuovo inizio con questo 3 di pentacoli. Quindi credo che ci sia come se all'inizio le cose potevano essere un po' lente a causa di questa temperanza, quindi diciamo nella terza settimana più o meno di agosto, nella quarta sento che le cose prendono un po' più di velocità. Andiamo con chi è in una relazione, diciamo, ufficiale. Sento che è un momento, ragazzi, dove dovrete, come dettare nuove regole, mi viene da dire, prendere voi il comando, cercare di dettare voi il ritmo, mi viene da dire, perché la sensazione è che all'inizio siate titubanti, ci sia come non vedo bene le cose, ci sono delle ferite qui che mi toccano, mi sto difendendo. Poi però con questa sacerdotessa, con questo lavoro interno, mi viene da dire, c'è come una presa di consapevolezza diversa su quello che è il vostro potere personale e quindi, perché qui abbiamo il cavaliere di spade, che è il più veloce dei quattro, quindi qui ho la sensazione che verso la fine del periodo ci sia come una comunicazione, una novità, una verità che viene a galla e che cambia un po' la situazione. Si chiude con il vecchio e si inizia un qualche cosa di nuovo. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate.
Mm. Si parla. Questo mese si parla, se siete in contatto zero anche, uh, può esserci come un nuovo inizio. Qui io sento un po' la fine della sofferenza, la chiusura con qualche capitolo, un momento di stop se vogliamo per qualcuno, o un momento di calma, di quiete, ma sento che dovrete definire bene le cose. Prima voi, con questo re di spade, capire bene che cosa volete, come volete costruire, quali sono le vostre paure e poi comunicarlo all'altra persona. Questo è quello che voglio io, tu sei in grado di darmelo oppure no? C'è un 3 di pentacoli, che è una carta di collaborazione, quindi mi fa ben sperare che questa persona comunque sia disposta in qualche modo a costruire con voi. Però cercate di essere chiari. L'asso di spade è sì una carta che parla di chiarezza mentale, ma esattamente come il re di spade è una carta che taglia. Taglia con quello che non serve più, taglia con le bugie, porta a galla la verità. I pensieri, i giri di parole che non servono vengono eliminati. Si va dritto al sodo, sento. Famiglia, che non si vede perché è scritto a matita, ma c'è. Uh, Potrebbero esserci delle liete novelle in famiglia, ragazzi. Qualcuno di voi potrebbe dover spostarsi in questo periodo o magari voler spostarsi per andare a trovare la famiglia. Sento che sarà un periodo abbastanza gioioso, giocoso, d'oro, da godervi a pieno con i vostri familiari. Ok, andiamo a vedere un oracolo induista per concludere la lettura. Fatemi sapere poi ragazzi cosa vi risuona della lettura. Allora, figura numero 1, come sempre se c'è qualcuno che conosce i nomi scriveteli, e dice: per oggi, prima di parlare, pensate, è proprio necessario? È vero? È gentile? Ferirà qualcuno? È migliore del silenzio? Poi decidete cosa fare. E qui ci sento un sacco l'asso di spade, questa lingua anche un po' tagliente certe volte. Seconda immagine e dice: interessi. Ogni compito adempiuto è un credito depositato nella banca divina che un giorno avrete diritto di incassare. Ogni buona azione adesso semina il Dharma. E qui abbiamo questa terza figura che dice: tutto dipende dall'uso che se ne fa. Non c'è niente di male ad essere ricchi o molto intelligenti, il male dipende solo dall'uso che se ne fa. Ogni oggetto è neutro di per sé, è l'intenzione con cui si usa che fa la differenza fondamentalmente. Andiamo a vedere una fatina. Co-creazione, e qui mi richiama molto il messaggio dell'imperatrice che avete già 2 volte. Il co-creare si intende sì creare, nel senso che l'imperatrice è l'archetipo della gravidanza anche, della gestazione, del creare qualcosa, però il co-creare significa anche creare in modo consapevole, cosciente e quindi... Dov'è che l'ho visto? Non l'ho visto. E quindi creare con il pensiero, la vibrazione, un po' della legge di attrazione anche se vogliamo, no? Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti esattamente come il percorso individuale, però in più ci sono tanti argomenti in quella sezione che ovviamente non ho tempo di trattare nelle sezioni individuali.
e si parla di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di come si vede nella vista, diciamo con la vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, si parla di traumi, di chakra, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4, è importante vederle in ordine cronologico e tenete presente che la 3 è divisa in 3A e 3B, vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!